Signori, salve a tutti qui dal Carnevale di Patrasso. Intanto questo è come dire, un video speciale, un video pazzo. Non sono molto contento per il risultato della partita, che sono nonostante tutto riuscito a seguire. Volevo un attimo ritornare sul discorso di Patrasso. Se non siete mai stati al Carnevale di Patrasso, per favore il prossimo anno andateci, perché fa concorrenza a quello di Rio, proprio un carnevale a livello mondiale. Per quanto riguarda la partita, purtroppo c'è molto da commentare. Un pareggio che comunque è arrivato a 3 minuti dalla fine, che scotta, però per come la partita è andata possiamo anche accontentarsi, diciamo, rimanere primi in classifica, anche se poi domani la Juventus potrebbe avere l'opportunità anche di, diciamo, accorciare. Andando alla partita chiaramente c'è tanto da dire, nel senso che un Inter da un certo punto di vista anche sfortunato per quanto riguarda gli infortuni, perché Cialanoglu e Di Marco sono dovuti uscire per infortunio, un Inter che già aveva la coperta stretta come il Napoli. Detto ciò, si poteva affrontare sicuramente la partita in maniera diversa, in maniera anche con certi cambi, no? Non ho capito molto il cambio per esempio di Pavard. Poteva entrare tranquillamente, Bastoni poteva scendere come quinta a sinistra e Acerbi andare al posto di Bastoni come terzino sinistro, e quindi De Vrij poi diventare centrale con Bissek chiaramente ha giocato un'ottima partita, nulla da dire insomma per quanto riguarda la sua performance. L'Inter non ha giocato una partita soddisfacente, ci sono chiaramente delle attenuanti. Devo dire comunque che Inzaghi ogni tanto sbaglia l'approccio a queste partite, anche personalmente, perché mostra troppo nervosismo, troppo, come dire, trasmette un messaggio alla squadra di insicurezza in certe occasioni, probabilmente dove deve crescere principalmente, credo. Lo avevo anche sottolineato in qualche video precedente. Detto ciò, è un punto che chiaramente, diciamo, lascia la mare in bocca, perché ripeto, è un pareggio che è arrivato a 3 minuti alla fine, dove sembrava che comunque l'Inter potesse per certi versi reggere, chiaramente, anche se il Napoli ha fatto un secondo tempo dominato. Se andiamo a guardare le statistiche c'è poco da dire. È stata una partita anche un po' sfortunata, ripeto, per quella che è stata la dinamica, però bisogna guardare anche a quelle che saranno poi i prossimi impegni, i prossimi incontri. Credo che comunque ci sia l'opportunità di poter restare in testa in classifica, considerando che la prossima partita sarà Inter-Monza. Andiamo a vedere poi quello che succederà anche in Champions League col Feyenoord, saremo abbastanza decimati da questo punto di vista degli infortuni. Vediamo perché c'è Inter-Monza, c'è Juventus-Atalanta la prossima settimana. Domani giocherà la Juventus contro il Verona, sarà uno scontro chiaramente che può essere decisivo anche da questo punto di vista, fino a quando non si arriverà poi chiaramente tra 2 settimane a Atalanta-Inter, che anche lì sarà chiaramente uno snodo per il campionato, perché il Napoli può chiaramente, a seconda di quelli che saranno anche i risultati della squadra partenopea, tornare e restare chiaramente attaccati all'Inter, e poi vediamo quello che succederà con i risultati. Detto ciò, vi ringrazio per l'ascolto, per ora non posso dilungarmi molto, magari domani faremo un video più approfondito. Vi ringrazio sempre per seguirmi, non sono pazzo, non sono ubriaco, però è bello fare un video così perché c'è anche l'allegria, diciamo, che ripeto, il calcio è allegria, quindi dobbiamo anche prenderla così. Sempre Forza Inter e ci vediamo presto.